Ed eccomi di nuovo in mare e Gingio di nuovo sparapanzato. Devo dire la verità, ho colto questa occasione al volo di fermarmi in Arno e sarei dovuta andare diretta sull'Elba per poi andare alla Maddalena. L'alternativa era andare dritta alla Maddalena, cosa che mi sarebbe piaciuto molto fare, ma devo dire che forse per le ultime notizie che si sentono, viaggiare di notte senza l'AIS mi preoccupa. Mi piacerebbe così tanto poter salpare e dirigermi verso il mare aperto, soltanto che mo' ho paura di queste navi, di queste barche. Mi dicono che quest'anno in Sardegna ci saranno tantissime imbarcazioni, me le vedo tutte che traversano insieme a me di notte e io senza AIS, navi, pescherecci. Comunque dovrò partire tipo alle 3 di notte, così, per arrivare all'imbrunire. Ma quanto sarà bello quando non si vede la terra. Guardate che meraviglia. Quando non si vede la terra è bellissimo. Dà un senso di sicurezza. Io non lo so, parlo a chi naviga, ma che è la bandierina? No. Ma a me quando sono in mare aperto mi dà l'impressione, cioè non sento l'infinito sconfinato, no? Mi dà l'impressione di essere come se tutto fosse vicino, se la terra fosse vicina in realtà, come se fossi in un bacino piccolo piccolo, come se fossi in una carta nautica e le distanze fossero quelle. Mi sento protetta e al sicuro, cioè mi figuro la terra, la sento intorno a me, anche se non la vedo. Anzi, quando la vedo la trovo inquietante, quando non la vedo invece mi fa sentire protetta e a mio agio. Non so se capita anche a voi. Rispondetemi, eh? Gingio ovviamente è venuto subito fuori. Ecco qua. Quello è l'ingresso di Marina di Pisa, Canale Rosso, e questo è Bocca d'Arno con le sue bilance, credo che qui si chiamino così, in Adriatico credo si chiamino trabucchi, e si entra nell'Arno, ragazzi, la mia prima volta nell'Arno. Ci sono stata un sacco di volte alla Marina di Pisa, sono partita da lì per le mie 251, ovviamente partono da Livorno ma io stavo a Pisa. Ma guardate che bellini che sono questi bilancieri, queste bilance, questi trabucchi, con queste grosse reti che vengono calate, i pesci vanno dentro, li tirano su con tutti i pesci dentro e poi si fa la paranza. Sono delle casette deliziose, guarda quella, fa anche un po' Miami, no? Ginger, dove vai? Che fai? I pesci? I pesci? Qua invece ci sono i paracadutisti. Io tutti i militari li chiamo cacciabombardieri. Comunque Franco ha fatto il militare qua. Arrivata sull'Arno. Benvenuta Marianna al Marine One, ti aspettavamo. Molto spontaneo. Prima me l'avevi detto così bene, spontaneo, allegro, ora sei tutto intirizzito. Marianna, sei arrivato al Marine One. Oh. Brava. Hai navigato bene? Bene, bene, benissimo. È stata una bellissima giornata. Bene. È la prima volta sull'Arno con la mia barca. Domani mattina là vedrai cinghiali e daini. Ma va? È il parco di San Rossore, vengono a bere sul fiume. Che bello. La mattina presto. Ci sono anche dromedari, Dromedari? Sì,
Ci sono ancora? C'è 4 dromedari che Perché li c'erano portò c'era il tempo della regina. al tempo della regina Erano Margherita. integrati. Ginjok, andiamo un po' a conoscere questa Marina One, un approdo fiumano, come si dice, non lo so, insomma sul fiume. È sempre una cosa particolare, quindi voglio andare a ispezionare il circolo. C'è la marea senz'altro, cioè nel senso che ieri ero più alta. Ginjok, stai lì, eh? L'atmosfera è splendida. Beh, sa molto di Porticciolo di una volta, come c'erano una volta, molto Marcord. No, Ginjok, non piangere, eccolo lì. Questa è la doccia delle donne, di là c'è la doccia degli uomini. Bibite calde, roba da mangiare e acqua, divanetti. E poi su di sopra c'è anche una terrazza. Beh, bellissimo panorama. Fiume e mare subito dietro. Oggi faccio proprio un classico giro sull'Arno. Mi porta Andrea. Non ti vergognare, saluta. Per carità, buongiorno. Sono un docchiero. Allora, oggi barca a motore, tradisco la vela, ma Purtroppo per venire qua è più facile. Ci andiamo, ci facciamo anche le regate qua sull'Arno per le derive. Ma è selvatico il cavallo? Sì, Sono selvaggi proprio. sono selvaggi, tenuti qui con i dromedari. Di tre colori, marrone scuro, marroncino e bianco. Ah, ce n'è altri due là, altri 3, 4. Sembra una savana africana. Beh, questo senz'altro è un posto alternativo alla classica marina sul mare. Uno si intruffola dentro l'Arno e si può sostare qua, insomma. Marina One, fate giusto, ci si può ormeggiare. Certo, è anche per un ormeggio saltuario e non continuativo. Ecco, quindi un transito alternativo, ragazzi, ve lo consiglio perché è veramente carino l'Arno. In realtà non siamo sull'Arno, siamo in Africa e questa è una savana. Ed eccomi qui alla guida di un motoscafo. Strano, vedermi davanti a un motoscafo. Proprio col volante. Pensate, uno si fa la casetta, la barca, ormeggia lì. Ci stiamo avvicinando verso Pisa perché si può arrivare fino a Pisa se non hai una barca a vela, perché ci sono ovviamente dei ponti. Alla cittadella. La cittadella veniva tesa a una catena che è conservata al cimitero monumentale del Duomo, che chiudeva il porto di Pisa e veniva tesa dalla cittadella all'altra parte dell'Arno. Stiamo entrando nel vecchio porto di Pisa. L'entrata del vecchio porto di Pisa era da questa torre all'altra base che è lì, e queste erano le vecchie mura di chiusura della città di Pisa fortificata. Lì erano, accanto alla cittadella, quelle 4 casette con i tetti rossi erano gli arsenali, dove venivano costruite le navi pisane. Le navi pisane, le galere pisane, venivano varate da quel lato dell'Arno e tirate dai cittadini con dei paranchi che venivano fissati su quei muri là. Su quei muri là. Quindi
tutti i cittadini partecipavano al varo quando la nave era pronta, tirandole dalla riva opposta, tiravano la nave in acqua. Qui erano gli scali per farla scendere in acqua. Questa si chiama Chiesa della Spina perché è conservata una delle spine della corona di spine di Gesù. Che bello sto palazzo! Qui siamo proprio nel centro di Pisa. Questa è la via centrale. Torre, dove sta la torre? Sono arrivata a Pisa senza toccare terra. Dal fiume come dal mare è tutta un'altra cosa. Sono questi daini. Ma dentro l'acqua proprio vengono. C'è il dromedario! Si sente anche odore di dromedario. Guarda, guarda che si stende. Eh sì. Dromedario. Dromedario. Ed ecco la barca più bella del mondo, Maipen Rai, con appeso un vuoto accappatoio. E Gingiok che mi aspetta sulla porta di casa. Gingiokino! Gingiok! Dove sono andata? Dai, salta! Su! Salta! Gingiok! Salta! Bravo! Sono arrivata. Nel prossimo video mi aspettano un sacco di avarie. Vi aspetto. Buona onda.